Ciao amici e welcome to Retro Ridicola Videoludica. Io sono sempre Mauro e io sono Simon. Oggi vi parliamo di Golden Axe, un gioco fantastico e del 1989 della Sega, un hack and slash, anzi l'hack and slash per eccellenza, sì assolutamente. Di cosa parla Golden Axe? Parla di barbari, di amazzoni e di nani cattivissimi, ma quello che useremo noi in realtà è un eroe. Gli avevo detto di non farlo durante il video, l'ha fatto lo stesso. Perché ce l'abbiamo con i nani? Perché sono infami in questo gioco, tendono a rubarci le nostre pozioni e dobbiamo prendere a calcioni per farci dare energia e pozioni per le nostre magie. Ma al di là dell'odio per i nani che abbiamo noi videogiocatori storici... Per il politicamente corretto, precisiamo che noi non odiamo i nani, sono loro che odiano noi. Ci odiano tantissimo, infatti tra un livello e l'altro ci sarà la famosa sezione di gioco in cui, dopo il bivacco, i nani vorranno privarci di tutti i nostri strumenti e le armi. Noi però potremmo amorevolmente prenderli a calci e rubare a loro le pozioni che ci permetteranno di usare le magie durante i livelli successivi. Nel regno di Yuria succedono eventi catastrofici. Il malvagio Death Header, questo è il suo nome originale, Death Header, che con molta fantasia potremmo tradurre come il portatore di morte. Cioè all'anagrafe lui è Death, cognome Header, un nome tipo Eder Parisi? Eder Parisi, cicale. Andiamo avanti. Non si sa il perché di questo nome, ma si sa solamente che è molto molto cattivo. Infatti tutti gli abitanti del villaggio verranno vessati e torturati dai malvagi sgherri del cattivone. Quindi avremo 3 eroi che potremo impersonare: un barbaro, un amazzone e un nano, che dovranno quindi farsi largo attraverso molti livelli per sconfiggere tutti i nemici. I nostri 3 guerrieri, oltre alla loro missione, hanno anche dei motivi personali di vendetta per partire nella loro missione. Sì, è vero Mauro, infatti tutti e 3 hanno subito dei lutti a causa del cattivo e quindi non solo devono sconfiggerlo per vendicarli, ma devono farlo anche per poter trovare una pace interiore, se vogliamo. Uno dei maggiori punti di forza di Golden Axe, però, Mauro, se sei d'accordo con me, è il gameplay. Assolutamente, i nostri guerrieri avranno bisogno di più attacchi. Avremo quindi un tasto per saltare, uno per usare l'arma e uno per lanciare le magie. Questi tasti si possono combinare, quindi potremo saltare e lanciare dei fendenti, poi con due colpi in avanti si può rincorrere. Ci sono tante combo che potranno essere utilizzate dai nostri personaggi. Sì, si possono anche appunto prendere i nemici e lanciarli, oltre al fatto che troviamo anche degli animali che ci aiutano, 3 per l'esattezza. Una lucertolona acquatica, poi 2 draghi, uno blu e uno rosso, che noi potremo cavalcare e utilizzare per poter sconfiggere i nemici, perché ovviamente il drago sputerà fuoco e noi potremo bruciacchiare gli sgherri del cattivone. Un'altra menzione speciale deve essere fatta per il comparto sonoro, che ha davvero dalla sua una musica molto molto epica. La OST sviluppata da Makoto Nomiya è epica, profonda, ci calerà perfettamente nell'ambientazione fantasy in cui si muovono i nostri eroi. E l'atmosfera infatti è davvero drammatica, nonostante sia un videogioco e nonostante siamo lì con un joypad in mano a giocare. Più si andrà avanti con il gioco, con i livelli, più i nostri personaggi dovranno confrontarsi con maggiori nemici, sempre più forti, e la presenza del cattivo davvero incomberà su di loro come una scure, e non sarà dorata quella scure, sarà una scure piena di sangue, grondante. Ammazzate. E per finire, la grafica di Golden Axe. La grafica di Golden Axe è pura pixel art, bellissima, perfetta, personaggi fisici e dinamici. Ogni stage che ci troviamo non ripercorrerà il solito cliché sopra, sotto le fogne, via dicendo, ma saranno vari villaggi. Ci sarà quindi il Turtle Village, cioè dove tutta la città sarà sopra il dorso di una tartaruga, poi saremo su un'aquila in cui alla fine addirittura vedremo anche la testa. Sì. E così via fino ad arrivare alle porte di Death Adder. Ad eccezione, Mauro, se me lo confermi, del castello. Il castello finale invece è veramente molto classico, volutamente, perché rappresenta veramente il livello finale. Cuore del male proprio, il classico castello infestato. Per eccellenza. E infatti lì avverrà la battaglia che vi permetterà di finire, o forse no, il gioco Golden Axe. Forse no, perché la versione per Mega Drive ha 2 livelli supplementari, mentre in sala giochi il gioco finiva quando moriva Death Adder. Nella versione Mega Drive le porte si apriranno e ci saranno altri 2 livelli supplementari. In realtà non sono utili alla fine del gioco, ma forse inseriti per sopperire alle mancanze della conversione per Mega Drive, che comunque è eccellente,
ci permette di intimidare ancora un po' le mani. Esatto, che non fa mai male, a parte ai nani. Ai nani fa molto male. Nani cattivissimi. Bene, per quanto riguarda Golden Axe abbiamo detto tutto. Ovviamente vi ricordiamo che come tutti gli altri giochi che presentiamo potete giocarli al club. Questo è il clangore delle armi. Grazie Mauro. Prego. Quindi vi salutiamo. Ciao da Mauro. Ciao da Simon. Stay together. Play forever. Yeah. Stay together.